Ma non si dica il Papa ammette i divorziati alla comunione, che questo non è vero. C'è un cammino penitenziale di discernimento e di integrazione nella comunità cristiana da fare, ma c'è questa possibilità. E con l'aiuto di un ministro della Chiesa, di qualcuno delegato dal vescovo, come sta avvenendo in molte diocesi, ci sono già delle persone che in una situazione di una nuova famiglia, avendo assolto tutti i doveri di giustizia col matrimonio precedente, sono ammessi anche alla comunità cristiana e all'Eucaristia e alla confessione. Nella vita matrimoniale si litiga tante volte, anche volano i piatti, Claro, algunos de ustedes me pueden decir, Some of you might say, of course, Padre, Father, usted habla así porque es soltero. you speak like that because you're not married. En la familia hay dificultades. Families have the difficulties. Con Amoris Laetitia desidero incoraggiare ciascuno di voi ad essere segno di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia. Ecco, Amoris Laetitia ha cercato soprattutto di fasciare le ferite, di avere misericordia dei peccatori, di guardare a queste storie sbagliate che sono le nostre storie di amore e di cercare il più possibile di integrarle in quello che è un cammino di vita cristiana. Per questo io credo molti ringraziano Papa Francesco e i vescovi che in questi sinodi sono arrivati a questa convergenza, perché indubbiamente questo mostra un volto più materno e misericordioso della Chiesa. Ci rallegriamo tutti, perché tutti siamo peccatori. La differenza è che sovente il mio peccato è nascosto, invece quello dei divorziati è manifesto, ma siamo tutti peccatori, allo stesso modo bisognosi della misericordia di Dio. Per quanto riguarda i divorziati risposati con rito civile, egli sostiene: essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra viva della Chiesa, sentendola come una madre che li accompagna sempre. Avete visto, la risposta decisiva si trova anzitutto nel numero 300 dell'Amoris Laetitia. Cito: se si tiene conto dell'innumerevole varietà di situazioni concrete e comprensibili, che non si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa esortazione una nuova normativa generale di tipo canonica applicabile a tutti i casi. Molti si aspettavano in effetti una tale norma. Resteranno delusi. Sono convinto che è la scelta necessaria che ha fatto il Papa. Che cosa è allora possibile? Il Papa lo dice con tutta chiarezza: è possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari. È molto difficile in realtà vivere le storie d'amore. E allora il Papa non parla di amore ideale, cerca di vedere la realtà. E lo fa in questo testo, certamente molto lungo, 240 pagine circa. Io lo definirei frammenti di un discorso amoroso, prendendo a prestito il titolo di un prezioso libretto sull'amore che voi tutti conoscete di Roland Barthes. Ormai all'interno della Chiesa
Questa è una via di misericordia aperta, non contraddice la dottrina sull'indissolubilità, non è la grazia a basso prezzo, è un cammino molto importante in cui fare discernimento con la Chiesa per arrivare a una vera integrazione. Con questo termine latino, che chiaramente significa dubbi, si intende un documento sottoscritto da 4 cardinali, Burke, Caffarra, Brandmüller e Meissner, nel 2016, dopo la pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia di Bergoglio, che è un tomo di 300 e più pagine in cui si dice tutto e il contrario di tutto, soprattutto in merito alla questione della comunione ai divorziati e risposati. E come tipico di Bergoglio, questa correzione, questa pseudo enciclica non fornisce risposte chiare, ma è tutto interpretabile, e chiaramente i cardinali citati non hanno capito dei passaggi e gli hanno sottoposto dei dubbi, e Bergoglio semplicemente non ha risposto. Non ha risposto. Tranquillo, capito? Quindi noi oggi Però mi risulta che lui dovrebbe rispondere. Ma certo che dovrebbe rispondere, è logico, no? Però se rispondesse si esporrebbe all'eresia. Ma loro che non hanno ricevuto risposta, cosa hanno fatto poi? Niente, non hanno fatto niente. Okay. Questo, ma perché quando abbiamo decodificato le lettere al cardinale Brandmüller, tu hai sentito il cardinale Brandmüller dire qualche cosa? No, questa cosa l'abbiamo pubblicata almeno 3-4 volte. Una volta su BioBlu, una volta sul Libero, poi l'abbiamo ripresa in vari articoli. Allora nessuno è andato da Sua Eminenza Brandmüller a dirgli: ma guardi Eminenza che Papa Benedetto nel 2017 le ha scritto queste 2 lettere in cui diceva delle cose spaventose. Lei l'ha capito? Se ne è accorto? E quindi purtroppo i signori cardinali hanno preso degli atteggiamenti di attendismo che magari sono saggi, perché aspettano il momento in cui Bergoglio esca di scena, però, come già dicevamo la volta scorsa, l'antipapato ha i suoi costi, perché se oggi la Repubblica di San Marino è diventata l'isola eugenetica d'Italia, dove si può praticare l'aborto al 9° mese, questo lo si deve al fatto che Bergoglio non è intervenuto prima del referendum, ma solamente dopo che avevano vinto i sì, ha detto: è una cosa brutta l'aborto, come se fosse una questione estetica, no? Allora, per un cattolico che è un peccato gravissimo, una cosa è come l'omicidio, il fatto che Bergoglio non abbia detto neanche una sillaba prima del referendum è un'omissione di una gravità incalcolabile, e quindi noi aspettiamo che Bergoglio esca di scena, poi però sono i bambini di 9 mesi che saranno fatti a pezzi col forcipe, mica noi. Quindi attenzione signori, perché qui ci si sta prendendo delle responsabilità non da poco, Tutti quei giornalistoni supercattolici che oggi continuano a dire che Papa Benedetto è modernista e rifiutano di prendere in considerazione la questione canonica, il codice Ratzinger, neanche ne discutono. Io li ho sollecitati più volte, anche a mezzo stampa, ho detto: signori, parliamone, cerchiamo di venire a capo, perché se è vero quello che dico io, c'è un Papa in sede impedita che sta chiedendo aiuto da 8 anni. Loro si sono rifiutati persino di discuterne. Allora, queste sono responsabilità storiche, professionali, spirituali per chi è credente, di grosso peso. Certo. Visto che siamo arrivati a Bergoglio, io passerei ad analizzare questa sua pseudo-religione. Tu hai fatto un lavoro con alcuni teologi per approfondire questa cosa, cioè in questo lavoro si evince un po' qual è la pseudo-religione di Bergoglio, che è una religione che ha vari aspetti dell'eresia,
Sì. A partire dal principale, il più importante, che è il neo-arianesimo. Spieghiamo un attimo cosa accadde durante l'arianesimo, cos'era l'arianesimo, chi era Ario. Sì, una premessa. Bergoglio è antipapa, ma gli antipapi quasi mai sono stati anticattolici o eretici, cioè nulla fa ritenere questo. Forse Anacleto II aveva inserito, perché era ebreo, aveva inserito qualcosa proveniente dalla sua religione di origine, ma ci furono persino 2 antipapi santi, Ippolito e Felice II. Quindi non perché si è antipapi si è per forza eretici o anticattolici. Bergoglio, come dicevamo, oltre ad essere antipapa, non solo non è cattolico, ma è anche anticattolico. E la sua religione io l'ho definita il bergogliesimo, perché è una sua spiritualità del tutto personale che ho indagato con l'aiuto di alcuni teologi ed esperti di storia delle religioni. Innanzitutto il bergogliesimo è articolato in 2 aspetti, uno esteriore e uno occulto. Quello esteriore è, diciamo, mediatico-emozionale, si serve dell'utilizzo massiccio dei media e di continue rotture del protocollo e della tradizione che sembrano spontanee ma sono in realtà preparatissime, come abbiamo visto per la finta sorpresa, la finta visita a sorpresa al negozio dei dischi, no? E in questo modo si cerca di ammannire al pubblico una certa narrativa dolciastra del nuovo San Francesco, accogliente verso i poveri, eccetera. L'aspetto occulto invece, che è non cristiano ed è fortemente caratterizzato dalla psicanalisi, è basato su un impianto modernista, neoluterano, neo-ariano, neognostico e neopagano, addirittura poi con venature neomarcioniste. Ma l'aspetto più importante, forse più visibile, è quello del neo-arianesimo. Il vescovo Ario nel III secolo era un eretico che sosteneva che Gesù fosse un grande saggio, un illuminato, ma che non fosse il figlio di Dio. Ora, la negazione della natura divina di Cristo è definita da San Giovanni la base per cui una posizione, una persona è anticristo, anticristica. Quindi è il più grave di tutte. La cosa più grave di tutte è negare che Gesù fosse il figlio di Dio. Ora, nel 2018 Enzo Bianchi, che è un dottore commercialista che ha fondato una comunità pseudo-monastica a Bose in Piemonte, che da 30 anni va dicendo che Gesù non era il figlio di Dio. È un neo-ariano totale. Questo Enzo Bianchi era considerato il teologo prediletto da Papa Francesco. Ti rendi conto? Come fa a essere il teologo prediletto di un Papa, uno che dice che Gesù non era il figlio di Dio, che la Madonna non era vergine e cose del genere? Non solo, ma nel 2018 Enzo Bianchi ha presieduto il ritiro spirituale mondiale dei sacerdoti in Francia, ad Ars. Com'è possibile che il teologo di riferimento di un papa sia uno che non è neanche monaco, perché è un laico, e che dice che Gesù non è il figlio di Dio? E questo è neo-arianesimo. Poi c'è il neoluteranesimo, perché... Una cosa sul neorianesimo, l'arianesimo mi sembra di aver capito che crea una negazione di tipo filosofico-metafisico davanti al problema, cioè non lo dice semplicemente per fare bastian contrario o per essere, cioè è un altro tipo di scelta rispetto a quella del neo-arianesimo. Sì, è più accettabile in un certo senso, sì, perché all'epoca avevano degli strumenti magari anche differenti per analizzare la cosa. Certo, nel III secolo non avevano 2000 anni di tradizione ecclesiastica, non ti volevo interrompere, e di teologia su cui riflettere, no? Quindi che oggi ma voglio dire, ma se tu sei neo-ariano, ma tanto di cappello, che problema c'è? Il problema è se tu sei il Papa o se sei cattolico o se rivesti un ruolo all'interno della gerarchia cattolica.
Invece sul luteranesimo, sul neoluteranesimo, il neoluteranesimo... che è il protestantesimo. Sì, esatto, fa parte del modernismo, nel senso che i modernisti sono sempre stati affascinati come falene da una lampada notturna dal luteranesimo, che è completamente eretico rispetto al cattolicesimo. Anzi, diciamo che nel seno dell'Europa è il nemico numero uno del cattolicesimo, dove c'è appunto la ripresa del concetto di salvezza e legittimazione del peccato, cioè Lutero diceva pecca fortiter sed crede fortius, cioè pecca pure quanto vuoi ma abbi fede. E questo noi lo ritroviamo in questo continuo sdoganamento del peccato da parte di Bergoglio, che recentemente è arrivato a dire anche che i comandamenti non sono assoluti, ovvero lui non ha detto esattamente così, ha fatto un discorso più articolato, ma quello che è filtrato sui giornali è stato poi questo: i comandamenti non sono assoluti. Questa è una tecnica tipica di Bergoglio, cioè dire una cosa, lasciare che i giornali ne facciano polpette e trasferiscano dei concetti estremamente semplificati senza poi negare o senza contraddire in modo assolutamente preciso e reciso. Questo è tipico di Bergoglio. No, ma la cosa incredibile è anche l'entusiasmo di questi neoluterani, che tutto sommato lascia indifferenti i luterani, che hanno la figura di Lutero, Sì. È un riferimento ma non è un santo da pregare tutti i certo, giorni, non auspicano la canonizzazione di Lutero i luterani, esatto, non sì. lo vogliono un santo da venerare. Ma poi un santo che è morto suicida, scusa. Sì, tutto. Ma come è possibile? Ma Bergoglio è riuscito a portare la statua di Lutero, rossa peraltro, no? In sala nervi. Martin Lutero era, te lo ricordi negli anni 90 quelle pubblicazioni super economiche per cui i giovani amavano Lutero come amavano Baudelaire, Verlaine, quel tipo di figura? Quella cosa lì probabilmente ha anche dato importanza a questa figura, no? Negli ultimi 30 anni. Ma sì, perché in Lutero si vede il ribelle contro l'istituzione corrotta, no? Tanto che qualcuno ha detto che le istanze di Lutero erano legittime. Sì, vabbè, possono essere legittime come quei palestinesi che invocano la libertà per il loro popolo e poi però ti fanno saltare gli aeroplani. Cioè, un conto è partire da un'istanza diciamo di purificazione dei costumi del clero, che può essere condivisibile. Un conto arrivare a negare i dogmi della fede, rovesciare il cattolicesimo come un calzino, costruire un'altra fede, un'altra religione. Perché Lutero odiava il Papa, il Papa Lutero di Roma, odiava no? il Papa, certo. Infatti Poi ci fu il sacco di Roma proprio in quel periodo, nel 1527, sì. E Lutero era contento di questo assalto che avveniva al Papa, no? Certo, è chiaro. Il sacco di Roma fu uno degli episodi più atroci della storia, con degli episodi di efferatezza e di crudeltà, di scempio veramente che tornano poche volte nella storia. Quindi Bergoglio strizza continuamente l'occhio a questo neoluteranesimo, tant'è che poi lavora in pandan con il clero tedesco modernista per dare addosso a Papa Benedetto. Quindi è sempre la stessa. E chiaramente poi i neoluterani non credono nella transustanziazione, e questo fa parte dell'agenda di Bergoglio, perché non dimentichiamoci che il cattolicesimo è come un toro colpito da un torero con le banderillas, no? Quegli spiedi che si ficcano. Il colpo di grazia, l'ultima banderiglia sul groppone del cattolicesimo sarà l'abolizione della transustanziazione. La penultima banderiglia è stata l'abolizione della messa antica. La messa antica è la liturgia cattolica per eccellenza, la messa teocentrica, il sacrificio che si sviluppa in armonia fin dai tempi apostolici, ha trovato tutto
una sua... E che per una 500 sua- anni e che per è 500 anni. stabilizzata. Quindi il paradosso è che Bergoglio, con un motu proprio che si chiama Traditionis Custodes, custodi della tradizione, abolisce la tradizione per eccellenza, capito? Cioè conta più la tradizione dal Concilio Vaticano II, dal 62, rispetto alla messa antica che si celebra da 500 anni. Poi non c'è da dimenticare tutto l'aspetto gnostico, esoterico, magico del bergogliesimo, quindi il principio dell'unione degli opposti. Per esempio, pensiamo al presepe in Vaticano del 2021, quando inserisce nel presepe un guerriero cornuto con un teschio sulla fronte. Classico esempio dell'unione degli opposti, bene, male, sacro, profano, la blasfemia continua, Gesù che faceva lo scemo, che era sporco, che Maria era una donna di strada, quindi continua desacralizzazione del sacro e sacralizzazione del profano. Il burattone a mal, la barca dei migranti, la litania Anche su Maria mariana. dice: a questa Madonna che appare preferisco la Maria dei Vangeli, anche questo. Sì, certo, perché la Maria dei Vangeli per lui è la donna del silenzio, devono stare tutti in silenzio. Gesù Cristo è l'uomo del silenzio che agisce nel silenzio, San Giuseppe è l'uomo del silenzio, la Madonna è la donna del silenzio, devono stare tutti zitti, deve parlare solo Bergoglio, capisci? È fondamentalmente... No, sembra uno scherzo, ma in realtà è così, Questa continua minimizzazione delle figure di base della fede cattolica, in primis Maria, che a momenti la tratta come una serva, cioè Maria è solo discepola e madre, come vogliono i luterani, le ha negato il titolo di corredentrice, a Fatima preferisce la Maria che sta zitta, umile, discepola dei Vangeli, rispetto alla Maria che dice la verità, che parla del vescovo vestito di bianco, dell'impostore, dell'antipapa. Quindi fa tutto parte di una strategia overtoniana, vulgo tecnica della rana bollita, per portare via via il cattolicesimo a una religione opposta, non solo diversa, ma addirittura opposta. Poi c'è lo psicologismo. Qui, Ma certo, Bergoglio, tanto lui è andato in psicanalisi. da una psicanalista ebrea peraltro, ebrea, tanto per chiudere il quadretto. Non perché io abbia niente contro i psicologi ebrei, i psicanalisti ebrei, ci mancherebbe, ma se tu sei cattolico dovresti andare, non dico da uno psicanalista cattolico, ma comunque Quantomeno ateo. Perché vai da una psicanalista ebrea? Scusami, qual è la razza? Ma qui c'è un discorso da fare. La fede cattolica è la fede del Logos, della ragione che svela la verità. E noi ci stupiamo che Papa Benedetto a 94 anni sia ancora di una lucidità incredibile. Io credo, non ho difficoltà ad ammetterlo, sia da un punto di vista cattolico che da un punto di vista laico, perché appunto il mio approccio è sempre bipartisan, che il cattolicesimo sia un sistema logicamente, se non perfetto, molto 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 ben organizzato, e che questo eserciti una funzione, come posso dire, di salute sul cervello, perché ti consente di ordinare tutto, di ordinare le idee, di affrontare delle paure ancestrali come la paura della morte, però fornendole un significato enorme, significato spirituale, l'eternità, però un'eternità non misericordista come quella di Bergoglio, perché un altro criterio... Ora spieghiamo che significa. Sì, esatto, il misericordismo è un'altra delle eresie a cui attinge Bergoglio e afferisce nella fattispecie all'eresia dell'apocatastasi, già cassata nel III secolo, eresia secondo la quale poi Dio mandava tutti in paradiso, alla fine, buoni, cattivi... Nel momento della restaurazione finale, no? È una sorta di restaurazione finale, come si dice quando non hanno pagato le tasse. Un condono finale. Io lo chiamo il sei politico escatologico. Ora, questo non può essere coerente, perché Dio lascia il libero arbitrio. La stessa condizione della dannazione
dipende da una scelta libera dell'uomo. Chi matura una irreversibile avversione verso Dio, anche dopo morto, se ne resta all'inferno, perché è lui stesso che vuole rimanere lontano da Dio. In quanto al libero arbitrio. In quanto al libero arbitrio, cioè non è Dio punitore, castigatore che ti manda all'inferno se non hai osservato le regolette. Dipende, è chiaro che se tu per tutta la vita vivi nel peccato, ti attacchi alle cose materiali, una volta morto che non ci sono più le cose materiali, ti trovi a disagio, quantomeno, diciamo a disagio. Ma questa faccenda del misericordismo, per Bergoglio, è uno degli elementi di consenso subliminale più efficaci. Perché è lo stesso fascino che avrebbe un professore o un preside che dice: sì, vabbè ragazzi, voi studiate o non studiate, alla fine dell'anno vi promuovo comunque. E chi può resistere a una seduzione del genere? È come il dietologo che ti dice: ma sì, tu puoi mangiare tutto, la pasta, il cioccolato, il salame, il vino, non ti preoccupare perché poi ti faccio dimagrire io comunque. E chi resiste a una seduzione del genere? Quindi attenzione, perché questa trappola della misericordia è molto insidiosa. Perché in realtà Dio è misericordioso. Dio è misericordioso, ma se tu ti penti, no? Ma non è misericordista. Esatto, non è misericordista. Non è che c'è un condono, come dicevamo prima, o che buoni o cattivi, alla fine c'è il sei politico per tutti. Non funziona così. Infatti Bergoglio insiste continuamente sulla misericordia di Dio, senza dimenticandosi di specificare che occorre il pentimento, che occorre riconoscere il peccato, di aver peccato. Mi sembra ovvio, no? E l'apocatastasi nasce da origine, quindi prende origini dalla filosofia greca, Sì. E in particolare dal neoplatonismo. Quindi lui, cosa succedeva all'epoca? Questo era l'unico modo per spiegare la questione religiosa. Vabbè, ma ci troviamo nel III secolo. Pure nel III secolo si parlava di rugiada per individuare l'azione di Dio sul mondo, no? Parlavano di rugiada, ma nel IV secolo viene dogmatizzato lo Spirito Santo. E allora perché Bergoglio reinserisce la rugiada nella seconda preghiera della consacrazione? E ora, Padre, invece di dire con l'effusione del tuo spirito, con la rugiada del tuo spirito, l'abbiamo scoperto, perché la rugiada è il nettare dei Rosa Croce, setta pseudomassonica, gnostica ed esoterica. E ricordiamoci che Bergoglio indossa al collo un pseudo crocifisso con il buon pastore dei Rosa Croce, chiarissimo, inequivocabile simbolo rosacrociano, perché porta le braccia incrociate. Quindi insomma di questa congerie di elementi neoluterani, neoariani, esoterici, c'è anche poi l'aspetto neopagano con il culto panteista della madre terra. Abbiamo già individuato questo culto andino della madre terra che costituisce la Pachamama. La Pachamama costituisce l'esatto opposto della Madonna, no? Perché mentre Maria è la regina del cielo, la tutta bella, la tutta casta, la tutta pura, che elargisce grazie spirituali gratuitamente, chiaramente agli uomini che la pregano, che intercede per gli uomini verso suo figlio, la Pachamama è una divinità pagana, magra, scarna, nuda, incinta, qualcuno dice dell'anticristo, che sgancia le messi e i raccolti a fronte di cruenti sacrifici animali, di cuccioli di lama. Poi tutta questa retorica sulla natura eccetera, poi però si devono sacrificare i cuccioli di lama alla Pachamama. Un'altra delle contraddizioni che poi stavano anche nell'ultimo presepio. Certo, l'ultimo presepe 2021. Prima mi sono sbagliato. No, 2020 era la fine del 20, esatto. Invece questo è la fine del 21. Questo 2021 presepe dal paesino di Ciopca sulle Ande. In 15 secondi ho sgamato, come si dice in gergo, l'inghippo, cioè il fatto che Ciopca sia l'ultima roccaforte del culto della Pachamama esistente al mondo. Guarda caso, con tutti i paesini da cui si poteva prendere un presepe etnico, proprio quello proveniente dal paese
della Pachamama. Quindi insomma voglio dire, chi dà retta ancora a Bergoglio e lo ritiene cattolico veramente deve avere un gran coraggio e soprattutto una capacità di prendersi in giro veramente veramente potente. Bene, andiamo un attimo sull'attualità. C'è una guerra in corso, quello che siamo riusciti a capire in Ucraina, in Russia, e ci sono stati dei vescovi che hanno chiesto, ho letto recentemente, la consacrazione del cuore immacolato di Maria. Insomma, ci sono stati dei piccoli... Ma a loro gli conviene non sperarlo, perché se Bergoglio che è antipapa consacra la Russia a Maria succede un pasticcio che non finisce più. In che senso? La richiesta della consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria va fatta al vero Papa, quindi dovrebbero chiederla a Benedetto XVI. Putin mi risulta che avesse chiesto a Bergoglio la consacrazione e Bergoglio gliel'ha rifiutata. Ma meno male, voglio dire, meno male, perché se l'avesse fatto sarebbe stata l'ennesima blasfemia, no? Cioè, mi sembra abbastanza controproducente chiedere all'antipapa anticattolico a Maria il sollievo dei migranti, no? Maria, sollievo dei migranti, ti lascio immaginare, di fare questo atto profondissimo. No, ma lasciate proprio stare. E la questione della Russia ci fornisce un chiarissimo esempio di come ormai l'Occidente sia preda veramente di un'impostura continuata, nel senso che quello che viene trasferito dai media è ormai fantascienza. I telegiornali attingono spudoratamente a film di fantascienza, film catastrofici. Hanno spacciato delle parate militari aeree russe come i caccia di Putin che andavano a bombardare l'Ucraina. La stessa Maggioni sulla Rai ha trasferito una copertina di Time che raffigurava Putin col baffo di Hitler. Cioè ormai c'è una narrativa romantico-ideologica tipo Seconda Guerra Mondiale. Buoni cattivi, no? Buoni cattivi. Naturalmente noi siamo i buoni, i cattivi sono i russi. Una narrativa appunto in cui non manca neanche il baffetto di Hitler. C'è tutto, no? C'è tutto. L'esercito organizzato, gli eroici resistenti, la solidarietà all'Ucraina, senza alcuno spirito critico. Io adesso non voglio dire chi ha torto o ragione, ma gli analisti più seri dicono che la Russia non è che si è svegliata oggi, non è che vuole andare a stuprare le loro donne e a incendiare i loro villaggi. Chiaramente quando si vede allestire delle basi missilistiche a 500 km da Mosca in uno stato cuscinetto, ve li ricordate gli stati cuscinetto che studiavamo in prima media? Lo stato cuscinetto, il Belgio, lo stato cuscinetto fra Francia e Germania. Un concetto banale che fra due macropotenze tu devi inserire dei paesi che siano neutrali. E poi viene fatta continuamente questa forma di lavaggio del cervello strumentalizzando le sofferenze della popolazione civile, che sono reali, anche se sono trasferite in modo assolutamente amplificato e gonfiato. Sì. Ma attenzione, perché se noi vogliamo decidere chi ha ragione in un conflitto, partendo dalle vittime civili, dal dramma delle vittime civili, nella seconda guerra mondiale dovremmo dare ragione alla Germania del Terzo Reich, perché se la Germania sganciò 70.000 tonnellate di bombe sull'Inghilterra, sugli Stati Uniti chiaramente neanche una, perché non ci poteva arrivare, la Germania è stata bombardata con 1.800.000 tonnellate di bombe. A Dresda 40.000 persone sono state bruciate vive dalle bombe al fosforo degli inglesi. Allora, se vogliamo metterla sul piano delle sofferenze dei civili, capisci che salta tutto. È vero, in Germania sono rimaste pochissime città non bombardate. La Germania è stata rasa al suolo.
le vittime civili sono state una quantità spaventosa, le sofferenze della popolazione anche nel dopoguerra sono state spaventose. Con il cosiddetto piano Morgenthau, la mortalità infantile nelle città tedesche rasentava il 100%. Ma questo fino al 48, fino all'avvento del piano Marshall, perché nessuno parla di quello che è successo dal 45 al 48, dove è stata applicata una ruralizzazione della Germania, il cosiddetto piano Morgenthau, fatto passare attraverso una direttiva speciale, non applicato tout court, ma fatto passare attraverso una direttiva speciale. E sono stati fatti morire di fame 1 milione di prigionieri tedeschi nei campi prigionieri lungo il Reno. Il protocollo di Darmstadt famoso, di cui recentemente Massimo Lucioli ha pubblicato un apprezzato libro, apprezzato anche da Franco Cardini, parla di sofferenze disumane della popolazione civile tedesca. Parliamo di 2 milioni di donne tedesche stuprate dai russi. Allora, questo per dire che se vogliamo buttarla sull'emotivo e sulle sofferenze della popolazione civile, non si riesce a scoprire chi ha ragione o meno, perché come vedete dovremmo dare ragione al Terzo Reich, per assurdo in questo caso. Allora, poi per esempio un altro discorso da fare sulla guerra preventiva: quando Bush ha attaccato Saddam, l'Iraq, con la faccenda delle armi chimiche, ma voi le avete mai trovate queste armi chimiche? No, poi si è scoperto che era tutto un bluff. Allora come funziona? La guerra preventiva va bene se la fanno gli americani, ma non va bene se la fanno i russi. Le vittime civili vanno bene se sono ucraine, ma non vanno bene se sono tedesche. È chiaro che con questi criteri non si riesce a tirar fuori un ragno dal buco. Quindi, per verificare le responsabilità effettive ci vuole un approccio freddo dal punto di vista emotivo, tecnico, di analisi, per capire quali sono le ragioni degli uni e degli altri. Se c'è un eccesso di legittima difesa, se c'è un'infrazione rispetto alle regole di guerra, da parte di chi e cosa comporta tutto questo. Per esempio Zelensky, armando i civili, espone dei cittadini che non sono minimamente addestrati ad essere massacrati da truppe regolari. Ricordiamo viceversa la Danimarca, quando di fronte all'invasione nazista si arrese subito proprio perché non aveva alcuna possibilità di resistere e continuò la sua resistenza in modo clandestino, eccetera. Ma quando tu non hai alcuna possibilità di resistere e continui a spingere neanche i tuoi soldati, ma i civili, i tuoi cittadini alla resistenza a oltranza, tu stai creando i presupposti per un massacro. Però Zelensky passa per il buono, l'eroe, il resistente. Putin passa per il cattivone. Cioè, questa è una narrativa da Corriere dei Piccoli che veramente non so per chi sia buona. Come vedi c'è un'analogia con i due papi anche qui, no? Perché il frame del pubblico che ha a disposizione il pubblico per interpretare la realtà è sempre inadeguato per poter capire. Certo, ma è un confronto fra la verità e la menzogna. E ti dirò di più, è un confronto fra lo zucchero e il sale. Ti farà sorridere questa mia... Cioè, la narrativa emotiva, emozionale, che coinvolge sia quanto sta succedendo nella guerra russo-ucraina e lo pseudo pontificato di Bergoglio, è dello stesso tipo. Zucchero. E il Papa è buono, e l'Europa sta dalla parte giusta perché difende i poveri ucraini, e quell'altro è accogliente e misericordioso, e noi supportiamo i civili inviando armi, no? Così, in modo da accettare altra benzina sul fuoco. Dall'altra parte invece ci stanno le ragioni della difesa della propria nazione, del proprio popolo, ragioni che possono essere più o meno discutibili, però almeno sono presentate su un piano razionale, non su un piano emotivo. Discutiamone, ha torto o ha ragione Putin? Parliamone.
È vero che gli vogliono mettere le basi missilistiche, le basi nucleari, è vero che la Russia rischia grosso e quindi ha agito in questo modo come guerra preventiva. È vero che nel Donbass c'era una guerra che andava avanti da 8 anni e che quindi non è affatto una novità e che è stata minimizzata e trascurata dall'Unione Europea. Però dopo lo zucchero il sale non va più bene. Il sale invece è il simbolo di quelle cose che magari possono essere anche un po' difficili da digerire, però sono la verità, sono la sapidità, e non a caso il partito, tra virgolette, di Ratzinger si chiamava il sale della terra. E Gesù Cristo diceva: a che cosa serve il sale se perdesse la sua sapidità? Ad essere calpestato, dovrebbe essere calpestato sotto i piedi. Quindi la sapidità delle cose, cioè il succo, la realtà delle cose, anche con un sapore forte, però è quello che ti salva, non lo zucchero. Infatti lo zucchero è quell'elemento che nutre le cellule cancerose. La nostra dieta è assolutamente sbilanciata in favore dello zucchero, e infatti noi ci ammaliamo di obesità, malattie cardiovascolari, cancro, depressione per questi eccessi di zucchero. Non lo dico io, lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche carie. Carie, esatto. Quindi c'è un confronto ormai finale fra questi due mondi, un mondo della verità dura, della dura verità, della razionalità, cose scomode anche da digerire però reali, e un mondo invece inzuccherato, dorato, seduttivo, che però cela un'impostura e una grossa fregatura. Quelli più fregati da questa impostura sono gli italiani, che vivono ormai in uno stato di emergenza continuativo. E alla fine della fiera, che cosa ci tocca agli italiani? Ipercontrollo digitale, perdita di democrazia, perdita di libertà, tasse da levare il pelo, bordate di profughi, immigrati, clandestini, regolari, irregolari, tutto quello che volete, distruzione dell'identità, liquidazione degli asset strategici nazionali, rincari energetici per portare al collasso le piccole e medie imprese, adesso anche gli allevamenti con questa crisi del grano, la fossilizzazione al potere di partiti di sinistra ormai minoritari, imposizione di governi tecnici che piacciono all'Europa. Quindi di che cosa stiamo parlando? Per fortuna tutta questa situazione di impostura ha un unico punto debole, e questo punto debole si chiama Benedetto XVI. E quando morirà Papa Benedetto XVI, preparatevi a mettere da parte lo zucchero. Esatto. Va bene Andrea, grazie anche oggi per questa intervista. Grazie a voi, è stato un piacere. Lasciamo gli ascoltatori a una clip che ci segue e ci vediamo al prossimo appuntamento. Benissimo, a presto. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario Rosary, para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias
a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.